Gleison Bremer, difensore del Torino osservato, speciale in Torino-Inter, viste le tante voci di calciomercato che lo riguardano, obiettivo dell'Inter per la prossima finestra di mercato estiva e autore anche del gol che stava per portare il Torino alla vittoria contro la nostra Inter nell'ultimo turno di campionato. Per i giornali e anche per tanti tifosi è stato il migliore in campo o comunque tra i migliori in campo nella gara appunto Torino-Inter. Ma come ha giocato davvero Bremer contro l'Inter? Qual è stato il vero rendimento di Bremer in questa partita, il vero impatto su questa partita e soprattutto quali indicazioni abbiamo ottenuto su questo calciatore all'interno di Torino-Inter? Ne parliamo all'interno dell'episodio di oggi in cui abbiamo deciso di analizzare nel dettaglio la partita di Bremer in Torino-Inter, dopodiché faremo al termine di questo episodio anche un aggiornamento con le notizie di mercato perché in queste ore stanno circolando tante novità riguardanti proprio Bremer e l'Inter che dobbiamo commentare insieme e dobbiamo fare un bel punto della situazione. Quindi partiamo dalla prestazione però, come vi dicevo, partiamo da quella che è stata la partita di Bremer in Torino-Inter. Bremer innanzitutto maglia numero 3 del Torino, chiaramente rientrava anche da un'influenza che in settimana aveva colpito diversi giocatori del Torino. Nonostante questo ha fatto sicuramente una grande prestazione, giocava nel suo ruolo naturale, ovvero quello di difensore centrale in una difesa a 3, per farvi capire nel ruolo che all'Inter ricopre De Vrij, per farvi avere quindi un riferimento, e alla sua destra giocava inizialmente Gigi, alla sua sinistra invece Buongiorno. Poi durante la partita ci sono state delle sostituzioni, Gigi per problemi fisici ha lasciato il posto a Izzo e Buongiorno ha lasciato il posto invece a Riccardo Rodriguez. Bremer invece, a differenza dei suoi compagni di reparto, ha completato tutta la partita, ha giocato quindi tutti i 97 minuti della gara e ha segnato anche un gol, come detto, che stava per essere decisivo, stava per portare la vittoria a casa del Torino. Sui principali quotidiani sportivi ha ottenuto dei voti quindi piuttosto alti, 7,5 da parte della Gazzetta dello Sport, 7 sul Corriere dello Sport, 7,5 anche su Tutto Sport. In generale soltanto il portiere del Torino Beriscia ha avuto dei voti mediamente più alti rispetto a quelli di Bremer. E in effetti Bremer è stato sicuramente uno dei migliori in campo, anche secondo me, al di là del gol segnato. Dicevamo in presentazione di gara, sarebbe stato importante cercare di attrarlo fuori, di portarlo fuori dalla difesa per provare poi ad inserirsi alle sue spalle, a pescare gli inserimenti dei centrocampisti o dello stesso Lautaro Martinez alle sue spalle, ma soprattutto nel primo tempo è stato quasi impossibile fare questo, è stato quasi impossibile superarlo in questo modo. Infatti, contrariamente anche a quanto ci potessimo aspettare, chiaramente c'è una preparazione intelligente della gara, Bremer non è andato a marcare a uomo Edin Dzeko come invece magari aveva fatto con Vlahovic o Osimhen durante le prestazioni e le altre gare di questa stagione, considerando che Dzeko, a differenza di questi altri giocatori, è molto più mobile, viene molto più a fare il regista in mezzo al campo. Quindi molto spesso Bremer invece si è concentrato più sulla sua zona ed è andato molto spesso a marcare Lautaro Martinez e nei duelli corpo a corpo ha avuto praticamente sempre la meglio. Si è fatto vedere molto molto bene anche negli anticipi, che sono una delle sue principali caratteristiche ovviamente, proprio da un suo anticipo molto importante, molto coraggioso, addirittura quasi sulla tre quarti difensiva dell'Inter, riesce anche a far partire un'azione che poi il Torino poteva sfruttare meglio, poteva creare un'occasione pericolosa, ma in realtà poi si è conclusa con un nulla di fatto. Quindi partenza della gara per larghi tratti dominante. Poi però devo dire che nel riguardare la partita, nella seconda parte, ho intravisto anche qualche piccola sbavatura che c'è stata. In particolare vi faccio vedere una prima azione con Edin Dzeko che completamente solo o quasi stacca all'interno dell'area piccola e di testa la mette fuori purtroppo, quindi sbaglia un gol veramente clamoroso il nostro Dzeko. E in area ci sono 5 giocatori dell'Inter molto vicini alla porta, più un sesto più distante, contro 4 difensori del Torino in zona e altri 4 che sono più distanti. Quindi lì l'Inter era riuscita a creare una superiorità numerica su un cross di Di Marco dalla sinistra e Bremer è il difensore che sta guardando Dzeko, ma inizialmente se lo trovava alle spalle perché il cross proveniva dalla sinistra, quindi era Vojvoda il giocatore che poteva e doveva sicuramente seguire meglio nella diagonale Edin Dzeko per andare a contrastarlo. Però è chiaro che anche Bremer, da come possiamo
possiamo vedere nel frame in cui Edin Dzeko va a colpire di testa, si ritrova un po' in una terra di mezzo con 5 giocatori dell'Inter in un fazzoletto che possono andare a colpire e lui in quel momento non ha nessun uomo. Quindi qui un piccolo errore di posizionamento, si è un po' perso la marcatura su Edin Dzeko, si è un po' perso il duello e l'Inter stava per segnare, poi purtroppo abbiamo sbagliato il gol. Un'altra azione che vi faccio vedere è quella del gol, sul gol di Alexis Sanchez a tempo quasi scaduto. L'azione nasce qui da Arturo Vidal, un'azione che si sviluppa molto rapidamente. Vidal è accerchiato addirittura da 4 giocatori del Torino più un quinto poco distante, mentre ci sono 5 giocatori dell'Inter quasi in linea pronti ad entrare in area di rigore, ma soprattutto il pallone è spostato sulla zona centro-sinistra dell'Inter, centro-destra del Torino. Quindi tutto il Torino si sbilancia un po' da quella parte. Il risultato è che l'Inter riesce ad occupare molto bene gli spazi e porta ben 3 giocatori contro uno soltanto, ovvero Ricardo Rodriguez, perché Brecalo è in ritardo con la maglia numero 14 ad andare a coprire. Ancora una volta anche Vojvoda lascia un corridoio che Vidal riesce a vedere e riesce a sfruttare, perché poi la palla arriva a Edin Dzeko che attrae quindi il movimento di Ricardo Rodriguez. Bravissimo Dzeko a darla subito di prima intenzione senza pensarci ad Alexis Sanchez, che si trova sul dischetto del rigore praticamente solo e la mette in porta. Praticamente solo, anche perché Bremer in questo momento si trova su Skriniar e su Skriniar c'è anche Izzo, quindi 2 giocatori che vanno a marcare lo stesso uomo contro un solo giocatore contro 3 attaccanti dell'Inter. Il risultato è che Bremer perde quel tempo di gioco andando su Skriniar e Alexis ne approfitta trovandosi lo spazio tutto solo. È chiaramente da parte dell'Inter un movimento provato sicuramente in allenamento, perché si vedono dei meccanismi che funzionano molto bene. Da parte del Torino è un errore secondo me più di reparto, ma che vede comunque ancora una volta anche in Bremer un protagonista in negativo con una piccolissima sbavatura. Ovviamente la colpa non è tutta sua, diciamo così. Quindi devo dire che è stata una partita dove ho visto delle sbavature, soprattutto quando si doveva occupare la zona, più che la difesa proprio a uomo. 1 contro 1 invece è andato sempre molto molto bene, un qualcosa chiaramente sulla zona sulla quale sta crescendo, sta lavorando molto, già dalla scorsa stagione, ma soprattutto quest'anno con il lavoro di Juric, quindi è un giocatore in crescita anche da questo punto di vista. Dal punto di vista fisico, dell'esplosività e anche della velocità, c'erano pochi dubbi già prima di questa partita, ancora meno ovviamente dopo questa, contro uno degli attacchi più forti del campionato, ovvero quello dell'Inter, nonostante ovviamente il momento di difficoltà che sta attraversando l'Inter. Dal punto di vista delle statistiche, vi leggo anche alcuni dati raccolti dal nostro Alessio Murgida. Innanzitutto numeri puramente difensivi che sono molto molto buoni, molto molto importanti, perché Bremer ha vinto 5 duelli aerei su 9, ha vinto 4 contrasti su 6 tentati, 7 palloni salvati e 13 recuperi. Molto, molto interessante anche il dato sul coinvolgimento all'interno della manovra del Torino, perché anche in ottica Inter, è una squadra l'Inter che si affida molto alla costruzione con i difensori, quindi è un dato molto importante questo. Bremer ha toccato ben 64 palloni, è terzo all'interno di tutta la partita per palloni giocati, solo Mandragora e Skriniar ne hanno giocati di più. Ha effettuato 35 passaggi, di cui 19 in avanti, quindi alla ricerca anche dell'avanzamento sul campo, ed è il secondo giocatore di movimento all'interno di questa partita per indice di rischio del passaggio, ovvero la propensione a rischiare la giocata e anche la percentuale di precisione di questo passaggio. Soltanto Perisic, quindi diciamo, ha rischiato delle giocate più complesse e più efficaci di Bremer all'interno di questa partita, giocando però molti meno minuti rispetto a Bremer. Molto interessante vedere poi infine anche come dai dati emerge proprio il fatto che sia uno dei giocatori che più si sono messi nelle condizioni di ricevere dei passaggi, quindi non si è nascosto ma si va a proporre per agevolare il gioco, ricevere il pallone ed impostare. Infine poi a livello di corsa è anche tra i primi 8 calciatori per chilometri percorsi all'interno della partita Torino-Inter e ha piazzato inoltre anche uno scatto da 32,83 km orari, dimostrando anche qui una ottima velocità, molto molto importante per il tipo di gioco che fa Bremer, perché una volta fatte vedere le statistiche vi faccio vedere anche una heat map che mostra le zone di azione di Bremer durante questa partita, ovviamente molto presenti in area di rigore, ma poi un po' presente in tutte le zone del campo, sia sul centro-sinistra sia sul centro-destra, a dimostrazione ovviamente della sua grande fiducia, della sua grande proposizione anche in avanti a giocare in tutte le zone del campo. E
vedete bene che, mediamente in generale ha giocato molto alto, quasi sulla linea del centrocampo, spesso anche al di là della linea del centrocampo. Per un difensore è chiaramente un atteggiamento molto, molto spregiudicato e, offensivo. Chiaramente se lo può permettere grazie appunto, come dicevamo, alla sua velocità e chiaramente se lo può permettere grazie anche all'impostazione, del Torino che lo porta ad esprimersi al meglio da questo punto di vista e può giocare alto perché poi ovviamente alle sue spalle può andare a recuperare con la sua grande gamba. Questa quindi è stata la partita di Bremer nei dati, nelle analisi che abbiamo raccolto. Prima di salutarvi vi do anche un flash sulle notizie di mercato perché vi dicevo che ci sono delle novità, se ne sta parlando molto in queste ore di Bremer in ottica Inter. Allora, ormai lo sappiamo da diverso tempo, lo diciamo spesso, l'Inter sta concretamente lavorando su Bremer in vista della prossima estate di mercato. È forse il primo grande club ad essersi mosso su Bremer ormai già diversi mesi fa. Adesso ovviamente Bremer ha attirato le attenzioni di tanti grandi club. A livello di statistiche in questo momento è probabilmente il miglior difensore in Italia o comunque tra i primissimi, quindi si sono mossi anche tanti club stranieri e sembra che in occasione di Torino-Inter ci fossero anche diversi osservatori anche di altri club a monitorarlo da vicino. Da quello che sappiamo noi, da quello che vi raccontiamo ormai su Passione Inter da tempo, già da diverso tempo c'è una sorta di disponibilità di massima da parte del giocatore, che chiaramente ha visto l'Inter muoversi per prima che esplodesse definitivamente e ha dato un suo okay alla possibilità di arrivare all'Inter e di portare avanti questa trattativa. In queste ore qualcuno vocifera che ci sia stato anche un nuovo incontro proprio dopo la partita contro il Torino tra l'Inter e l'entourage del giocatore per raggiungere un accordo anche sul contratto. A noi questa cosa al momento non risulta, però di sicuro l'Inter si è mossa concretamente, sta facendo sul serio e può considerarsi al momento più avanti nella corsa a Bremer rispetto alle altre concorrenti. Poi la chiusura della trattativa ovviamente dipende da tantissimi fattori e vi terremo ovviamente aggiornati su ogni sviluppo che ci sarà da qui alle prossime settimane. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, vi ricordo di farmelo sapere con l'emoji della bandiera brasiliana, quindi se mi avete seguito fino a qui mettete l'emoji della bandiera brasiliana nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale così ci vediamo in diretta come ogni giorno alle 19:30 per commentare queste e tutte le altre notizie e come sempre sapete potete sostenere il nostro progetto se i nostri contenuti vi piacciono, se le nostre dirette vi fanno compagnia e vi tengono informati sul mondo Inter per permetterci di portarvi ogni giorno nuovi contenuti e nuovi approfondimenti. Potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate col tasto abbonati oppure sul nostro sito www.passioneinter.club dove potete entrare a far parte della nostra community dei sostenitori di Passione Inter.